Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un principe che desiderava viaggiare per il mondo. Portò con sé solo il suo fedele servitore. Un giorno entrarono in una grande foresta e quando arrivò la notte non riuscirono a trovare un posto dove pernottare. Poi videro una ragazza che si avvicinava a una piccola casa. Avvicinandosi, il principe notò che era giovane e bella. Le chiese: «Cara ragazza, posso io e il mio servitore pernottare nella tua piccola casa per la notte?» La ragazza rispose tristemente: «Sì, potete, ma vi consiglio di non entrare». «Non è sicuro». «Perché no?» chiese il principe. La ragazza sospirò e disse: «Mia matrigna pratica la magia nera. Non le piacciono gli estranei». Il principe capì di essere arrivato nella casa di una strega. Tuttavia, poiché era buio, non aveva paura e decise di entrare. Dentro casa, un'anziana donna era seduta su una poltrona accanto al fuoco, guardando il principe con i suoi occhi rossi. «Buonasera», ringhiò, fingendo di essere amichevole. «Per favore, siediti e riposati». Mescolava il fuoco, dove stava cucinando qualcosa in un piccolo pentolino. La ragazza avvertì il principe e il suo servitore di stare attenti, di non mangiare né bere nulla, perché l'anziana preparava bevande malefiche. Si addormentarono tranquilli fino al mattino. Quando furono pronti a partire e il principe era già in sella al suo cavallo, l'anziana disse: «Aspetta un momento, voglio darti una bevanda per il tuo viaggio». Mentre andava a prenderla, il principe partì. Il servitore, che stava ancora sistemando la sella, era l'unico presente quando la strega tornò con la bevanda. «Porta questo al tuo padrone», disse. Ma proprio in quel momento, il bicchiere si ruppe e il veleno si rovesciò sul cavallo, che cadde morto all'istante. Il servitore corse dietro al principe e gli raccontò cosa era successo, ma lui si rifiutò di lasciare la sella e tornò indietro a prenderla. Quando arrivò al cavallo morto, un corvo era già seduto su di esso a mangiare. «Chissà se oggi troveremo qualcosa di meglio», pensò il servitore, così uccise il corvo e lo portò con sé. Continuarono il loro viaggio attraverso la foresta per tutto il giorno, ma non riuscirono a trovare un'uscita. Di notte trovarono una locanda e vi entrarono. Il servitore diede il corvo al locandiere perché lo preparasse per cena. Tuttavia, avevano inciampato in un covo di assassini. Di notte 12 di loro arrivarono, pianificando di uccidere gli estranei e derubarli. Prima di iniziare, si sedettero a cena. Il locandiere e la strega si unirono a loro e tutti mangiarono una zuppa preparata con il corvo. Ma non appena ebbero preso qualche boccone, crollarono tutti morti, poiché il corvo li aveva avvelenati con la carne del cavallo. L'unica rimasta nella casa era la onesta figlia del locandiere, che non aveva preso parte alle loro malefatte. Aprì tutte le porte per il principe e gli mostrò il tesoro all'interno. Tuttavia, il principe le disse di tenere tutto. Non voleva nulla e partì con il suo servitore. Dopo aver viaggiato a lungo, raggiunsero una città dove viveva una bella, ma orgogliosa principessa. Lei aveva dichiarato che chiunque le avesse proposto un indovinello che non fosse riuscita a indovinare sarebbe diventato suo marito, ma se lo avesse indovinato, quel qualcuno avrebbe perso la testa. Aveva 3 giorni per risolvere ogni indovinello e lei era così astuta che trovava sempre le risposte prima che scadesse il tempo. Già 9 pretendenti avevano perso la testa quando il principe arrivò e fu così abbagliato dalla sua bellezza che era disposto a rischiare la vita.
Si avvicinò a lei e presentò il suo indovinello. Cos'è? Uno ha ucciso nessuno, eppure ha ucciso 12. La principessa non conosceva la risposta. Pensò e ripensò, ma non riuscì a capirlo. Aprì i suoi libri di indovinelli, ma non c'era nulla, era a corto di idee. Poiché non riusciva a trovare una soluzione, ordinò alla sua cameriera di intrufolarsi nella camera del principe e ascoltare i suoi sogni, sperando che lui pronunciasse la risposta nel sonno. Ma il servitore astuto aveva preso il posto del suo padrone nel letto, e quando la cameriera entrò, afferrò il suo mantello e la scacciò via con un bastone. Nella seconda notte, la principessa inviò di nuovo la sua cameriera, sperando che avrebbe avuto più successo, ma il servitore le prese anche il mantello e la scacciò via. Ora il principe pensava di essere al sicuro per la terza notte e si sdraiò nel suo letto. Allora la principessa stessa venne, indossando un mantello grigio nebbioso, e si sedette vicino a lui. Pensava che lui fosse addormentato e sperava che rispondesse alle sue domande nei suoi sogni. Ma lui era sveglio e sentì tutto ciò che diceva. Lei chiese: Uno ha ucciso nessuno, cos'è? Lui rispose: Un corvo, che ha mangiato da un cavallo morto e avvelenato e morì. Allora lei chiese: Eppure ha ucciso 12. Cos'è? Lui rispose: Significa 12 assassini che hanno mangiato il corvo e sono morti. Quando si rese conto di aver capito la risposta all'indovinello, cercò di scappare, ma lui le afferrò saldamente il mantello, così dovette lasciarlo indietro. La mattina seguente, la principessa annunciò di aver risolto l'indovinello e chiamò 12 giudici per sentire la sua spiegazione. Ma il principe chiese di avere la possibilità di parlare e disse: È venuta nella mia camera di notte e mi ha interrogato, altrimenti non avrebbe potuto capirlo. I giudici dissero: Portaci una prova di questo. Il servitore allora portò i 3 mantelli. E quando i giudici videro quello grigio nebbioso che la principessa indossava di solito, dissero: Lasciate che il mantello venga ricamato con oro e argento, e allora sarà il tuo mantello nuziale. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.